L'oggetto che tengo tra le mani è qualcosa di più di quello che sembra. Potrebbe essere addirittura una metafora o un'allegoria. È una metafora per un idraulico, perché ogni volta che la vede gli viene in mente un tubo, l'acqua, un acquedotto. Mentre invece per qualcuno appassionato di cinema, non dico cinefilo, perché cinefilo ha un sapore quasi equivoco, cinefilo, è molto meglio appassionato di cinema. Per un appassionato di cinema questo oggetto è un'allegoria, perché inevitabilmente fa venire in mente la doccia di Psycho. Ora, perché ho con me la doccia di Psycho, che tra l'altro in Psycho non era cromata in ottone dorato, ma era semplicemente di acciaio o forse persino di latta. Ho la doccia di Psycho perché sono 60 anni che è uscito Psycho. E Psycho è un film incredibile, straordinario. È il capostipite reale e concreto di tutti i thriller e di tutti gli horror. Alfred Hitchcock veniva da alcuni grandi importanti successi. Pensate che quando è uscito Psycho, il New York Times scrisse che questo film era una macchia sulla onorata carriera del regista, perché il regista aveva fatto già La donna che visse due volte, aveva fatto La finestra sul cortile, aveva fatto Intrigo internazionale e addirittura, proprio per questa ragione, la Paramount non voleva fare Psycho, che lo riteneva un film troppo efferato, troppo crudo, troppo violento, e quindi Hitchcock si trovò nell'impossibilità di farlo con la Paramount e allora a questo punto decise di ridurre il budget e non c'è stato niente da fare, la Paramount non voleva farlo lo stesso e allora disse lo finanzio io e ci mise $800.000, tutto quello che aveva guadagnato, ipotecò anche la casa e la cosa bella con l'approvazione della moglie. Poi lo girò in bianco e nero per risparmiare sul colore. Poi che cosa fece? Addirittura usò come location due location che già erano negli studios, una vecchia casa e un motel che serviva, che erano stati usati per il film Il fantasma dell'opera. Poi che cosa decise un cast che fosse un cast interessante ma non caro. Prese Anthony Perkins, che era un attore importante ma non una star. 3 anni prima aveva avuto una nomination all'Oscar come interprete, non protagonista, e poi aveva fatto 3 album di musica pop, quindi era uno che ancora era indeciso su che carriera prendere forse. E poi prese Janet Leigh, la moglie di Tony Curtis, un'attrice di un certo valore che accettò di fare il film a un prezzo molto basso, intrigata proprio dal personaggio. Per ridurre ancora i costi scelse come sceneggiatore Joseph Stefano, che era lo sceneggiatore e anche uno che si occupava di produzione della sua serie televisiva Hitchcock Presenta. Usò la troupe opportunamente rinforzata, ma soprattutto la troupe proprio della sua serie televisiva che ha avuto molto successo e quindi cominciò a girare questo film. La storia era tratta da un romanzo dello scrittore Robert Bloch e narrava una storia ispirata in maniera molto molto vicina alla vicenda di Ed Gein, un famosissimo serial killer che aveva operato in America prima della seconda guerra mondiale e era stato un personaggio oscuro che aveva estremamente impressionato l'opinione pubblica, perché in realtà poi alla sua figura si sono ispirati due film, quali Il silenzio degli innocenti e Non aprite quella porta. Quindi qualcuno che davvero, come ho detto, aveva colpito l'immaginario. Pensate che quando la polizia visitò la sua casa trovò risparmio circa 100 trofei macabri che non vi descrivo, soltanto vi dico che c'era una cintura di capezzoli e 20 teste mummificate sopra la tastiera del letto, quindi potete capire cosa poteva essere il resto, lampade fatte con la pelle umana e via di seguito. Tralasciamo. Chiaramente questo personaggio era così efferato proprio perché aveva avuto un'infanzia dominata da una madre autoritaria e terribile
che era una religiosa maniaca, che quindi l'aveva praticamente costretto a rimanere vergine, l'aveva costretto ogni giorno a leggere, ad ascoltare la Bibbia. Chiaramente il padre era un alcolizzato che quindi lo picchiava, quindi aveva tutte le caratteristiche di quelle che poi sono purtroppo le caratteristiche di un serial killer generalmente. Quindi un'infanzia travagliatissima. Ora, questo personaggio quindi aveva ispirato questo romanzo di Bloch, e Hitchcock ne era rimasto impressionato quando una sua collaboratrice gli aveva fatto leggere. E la cosa che l'aveva ispirato soprattutto era la scena della doccia. Cioè lui un giorno era rimasto colpito dalla possibilità di un delitto compiuto in una doccia. Il fatto della tenda che oscura l'ambiente, il fatto che sei completamente indifeso in questo luogo così intimo e quindi non hai neanche le protezioni dei vestiti, ma sei rilassato, abbandonato sotto l'acqua, sei in un momento quasi prenatale come situazione. Ecco, questo fatto di essere inermi mentre incombe una minaccia l'aveva colpito particolarmente, anche perché le figure attraverso le tende di plastica dell'epoca diventano come ectoplasmi, quindi c'è quasi quest'ombra, c'è questo terrore, questo incubo che ti attanaglia e si avvicina mentre sei ignaro. Ecco, questa scena l'aveva colpito e proprio per questa ragione vuole fare il film ad ogni costo, proprio partendo da questo punto, da questo momento. E dopo aver messo i suoi soldi, aver scelto, preso la sua troupe, che era quella televisiva, quindi non cinematografica, essersi adattata alle location, aver scelto il bianco e nero, preso un cast che in fondo non era eclatante rispetto ai cast che aveva avuto prima, però volle affidarsi a due personaggi, a due tecnici, a due, diciamo così, collaboratori di grande livello. Il primo di questi era Bernard Herrmann, il musicista di Orson Welles. Tant'è vero che Bernard Herrmann aveva lavorato alla CBS e alla radio dapprima e aveva diretto l'orchestra della CBS perché era una specie di genietto della musica, e immediatamente era stato notato da Orson Welles e aveva musicato la trasmissione radiofonica La guerra dei mondi, e poi aveva musicato a Quarto Potere, aveva già musicato per lui La donna che visse due volte, Intrigo internazionale, quindi qualcuno di cui si fidava pienamente, con il quale andava molto d'accordo. Erano tutti e due egoisti, maniaci, maniaci dell'ordine, accentratori, irascibili, quindi scintillavano fra di loro, però si compenetravano. E infatti Herman ebbe l'idea di questa musica ossessiva che poi abbiamo visto è diventato praticamente un must di tutti i film dell'orrore, dei thriller, questa musica ossessiva zan 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 zan, dei violini, anche perché lui era proprio laureato, era diplomato in violino e quindi aveva una passione per questo strumento. E tra l'altro poi quando lui smise di lavorare con Hitchcock, perché ci fu una discussione su Marnie, uno degli altri film di Hitchcock, lui continuò a lavorare, lavorando con Truffaut, la sua è la musica di Fahrenheit 451, e lavorando alla musica di Taxi Driver, quindi cioè veramente un musicista straordinario, molto importante. L'altro collaboratore che Hitchcock scelse e si tenne vicino era uno di origine italiana che si chiamava George Tomassini ed era il suo montatore di fiducia. Pensate che Tomassini ha montato 9 film di Hitchcock, quindi fidatissimo. O io che sono un regista so benissimo che i miei due più fidati collaboratori in assoluto sono il direttore della fotografia, che è il mio occhio, e il montatore, che è la mia anima, perché il montatore è colui che costruisce il film, e quando c'è la collaborazione fra regista e montatore è il massimo dell'espressione, perché il montatore è come il confessore che ti dice: guarda che qui sta a sbagliare, è il tuo psicanalista che ti indirizza e dice: ma allora sì, questa scena tirala su, questo no, questo non farlo, perché ogni regista poi ha dei vezzi, ha delle inquadrature che gli piacciono in maniera particolare, ma che in quel momento forse non serve rappresentare perché ritardano l'azione, perché è soltanto una belluria e non è efficace per il ritmo. Ecco, il montatore deve essere una persona fidatissima, una persona che proprio ha un rapporto quasi carnale, in cui è
un altro te stesso, è la tua stessa anima. E Tomassini per Hitchcock era questo, tant'è vero che proprio all'abilità di Tomassini, alla pazienza immagino, perché lavorare con Hitchcock non doveva essere semplice, si deve alla famosa scena della doccia che ha richiesto un'intera settimana di lavorazione. Hitchcock si è prodotto questo film da solo perché nessun produttore avrebbe permesso che una scena che dura 45 secondi, va bene, sia il frutto di un'intera settimana di lavorazione, perché la scena ha 78 posizioni di macchina, quindi significa mettere la macchina per 78 volte e ogni volta spostare le luci e montare differentemente la situazione, far ripetere all'attore, all'attrice che è bagnata, asciugarla, rimetterla di nuovo sotto l'acqua, asciugarla, rimetterla di nuovo sotto l'acqua, quindi ogni volta accappatoio, asciugarla, rifare il trucco, quindi un lavoro bestiale e montarla poi con 52 tagli. Tutto questo per 45 secondi. Questo fa capire la maniacalità di Hitchcock, la pazienza di Tomassini e la bravura. Perché Hitchcock cosa voleva fare? Hitchcock voleva fare un film puro. Infatti, puro nel senso senza messaggi. Un film addirittura in cui la storia è quasi elementare come funziona. Però quello che è molto importante è l'emozione. Il film è raccontato sull'emozione, non ci sono abbellimenti, non ci sono forzature. L'unica cosa suggestiva è questa casa in cima a questa specie di piccolo promontorio, che è una casa che voi farete caso, è una delle case tipiche dei quadri di Hopper, il famoso pittore americano contemporaneo di quell'epoca, e quindi è questa casa mezza gotica, suggestiva come se ne trovano molte nelle librerie rurali soprattutto. Un'altra cosa molto interessante è che tutto lo sviluppo narrativo è un gioco di equivoci, perché Hitchcock cerca e vuole pretendere che il pubblico intuisca senza che lui mostri. Questo è un fatto estremamente innovativo e di grande suggestione. Cioè intuire significa partecipare profondamente al film, significa immedesimarsi al tal punto che ogni azione degli attori sullo schermo, ogni movimento di macchina ti susciti qualcosa e che ti tenga in uno stato di angoscia e di azione. Infatti, per esempio, ci sono una serie di piccole premonizioni che ci appaiono e che ci sono lanciate, gli uccelli impagliati che hanno questo aspetto così macabro e suggestivo e che rimandano poi alla situazione di imbalsamazione finale. Ci sono, per esempio, un dettaglio minimo è quando Anthony Perkins risale la scala per andare nella camera della madre ed è come se dal giovane quasi scanzonato, un po' malinconico, ma simpatico, piacevole, carino, che ha scherzato e ha parlato con la nostra protagonista, in realtà quando mentre sale le scale per andare alla camera della madre, il suo modo di salire le scale cambia, sale le scale come se fosse in una maniera femminile. Un altro paradosso del film incredibile è che la protagonista muore a metà film. Anche questo è assolutamente spiazzante e il pubblico rimane con un vuoto, si è già affezionata alla protagonista. E adesso che succede? Che cosa può accadere se la protagonista sparisce? Perché è stata in scena per sempre fino a quel momento. Un'altra situazione spiazzante è che il detective, così rassicurante, sicuro di sé, abile, confidente, buono, che addirittura si confida con quelli che dapprima sono i suoi sospettati, poi a un certo momento diventano quasi alleati. Ecco, questa bella figura che tu dici risolverà il mistero. Anche questo viene ucciso e sparisce. Per cui lascia le due persone ignare di tutta questa storia, la sorella della protagonista e il suo fidanzato amante, che fino ad ora non abbiamo mai visto o abbiamo appena intravisto, dal metà del film in poi loro diventano i protagonisti e non sanno come muoversi, esattamente come non sa il pubblico come muoversi, esattamente come anche il pubblico ignora quello che deve succedere e quello che deve fare. C'è anche un'altra situazione molto importante ed è questo gioco costante di Hitchcock che oscilla sempre in una maniera assolutamente sua, personale, su quasi un filo di rasoio, perché Hitchcock, dobbiamo ricordarlo, è di formazione e di educazione cattolica. Questo a che cosa lo porta? Lo porta ad avere una sensazione precisa del bene e del male, ma nella
diciamo così, declinazione cattolica, il male è peccato, ma in fondo al peccato c'è la speranza, ci può essere sempre una redenzione e questo lo porta, proprio come se fosse un bianco e nero dell'anima, a sintetizzare in varie situazioni. Esempio, quando Janet Leigh la vediamo all'inizio del film e la vediamo che ha un reggiseno perché è in intimità con il suo fidanzato, il suo reggiseno è bianco perché lei ama in maniera pura, è un'impiegata modello, si preoccupa di arrivare puntuale. Quando invece lei ruba il denaro, la vedremo che ha un reggiseno nero, perché oramai è come se fosse corrotta, è come se questo reggiseno rappresentasse la sua anima. E non a caso Anthony Perkins, quando la spia dal suo ufficio nella stanza numero 1 del suo Bates Motel, noi vedremo, è soltanto un'immagine rapidissima, ma dobbiamo starci attenti perché è esemplare proprio della mentalità di Hitchcock. Il quadro che lui sposta nel suo ufficio, che nasconde il buco con il quale si spiana la camera, è un quadro che rappresenta Susanna e i Vecchioni. Susanna e i Vecchioni è una storia biblica che è stata usata da grandi pittori quali il Tintoretto, Rubens, Hayez, persino Artemisia Gentileschi, come un pretesto sia per far trionfare l'innocenza e la purezza, sia anche per descrivere il nudo, perché la storia, se ben ricorderete, è la storia della casta Susanna, la quale nel suo giardino prende il bagno. È sposata, ha un giardino molto chiuso, ha una piccola fontana e lei prende il bagno. A questo punto due vecchi laidi, che in realtà sono due giudici, quindi due fra virgolette farisei, sepolcri imbiancati, capito? Fuori virtuosi e dentro peccaminosi, la spiano, ma non solo la spiano, ma la ricattano. Le dicono se non ti sottometti alle nostre voglie, noi diremo che ti abbiamo sorpreso nel giardino insieme a un giovane amante e quindi verrai processata come adultera. Noi siamo due giudici e possiamo imporre questa nostra cosa. Susanna si ribella, dice preferisco morire come adultera che commettere il peccato e anche lo schifo di venire con voi. A questo punto i due giudici la denunciano, lei sta per essere lapidata, ma a questo punto Daniele, che sarà un profeta, interviene, è ancora fanciullo, e diciamo così svergogna i due giudici, li interroga e li fa contraddire, e quindi saranno la casta Susanna, tornerà fra le braccia del marito, applaudita da tutti, mentre i due giudici verranno messi a morte. Tutto questo discorso per dire come ogni dettaglio è curato e infatti Norman Bates, Anthony Perkins, spia attraverso questo buco la nostra protagonista ed è proprio come se Hitchcock ci ricordasse questo fatto biblico e si ponesse proprio su questo crinale fra bene e male, fra cupidigia e virtù, un altro dei giochi di Hitchcock, che è tutto questo denaro che scatena tutta questa cosa, viene gettato praticamente dentro un lago. Cioè è ignorato e alla fine verrà ritrovato banalmente. Cioè questo denaro che è stato il motore per circa mezzo film improvvisamente non ha più nessun senso, a differenza di tutti gli altri film in cui il bottino viene inseguito, viene lottato, viene, capito, spartito, è causa di guerre, dissidi, intrighi, complicità, congiure. In questo caso tutto questo bottino è dimenticato da una parte. E la cosa importante, tutto il film ha questa atmosfera stranamente pesante, stranamente incombente, perché noi veniamo dagli anni 50, gli anni di Happy Days, ma in realtà gli anni 60 sono stati anche degli anni in cui cominciava a incombere questo incubo. Sono gli anni della guerra fredda, sono gli anni in cui da una parte c'è una forma di dittatura russa su metà del mondo e l'altra forma di dittatura è quella americana con il suo conformismo, con la sua way of life in cui solo il denaro, solo il benessere conta, va bene? Quindi da una parte che c'è questo sol dell'avvenire che non sappiamo mai se verrà, ma intanto accadono dei delitti efferrati sotto questo nome e dall'altra parte c'è una forma di felicità dovuta al denaro e alla ricchezza che invece crea frustrazioni e dolori, drammi e problemi, proprio perché esattamente come il fantasma dell'assassino si agita dietro la tenda semitrasparente, così già in questi anni 60 si cominciavano ad agitare gli incubi del 68, perché c'era già
come questa mamma incombente, tirannica e terribile di Norman Bates incombeva su il nostro protagonista, o la mamma dell'assassino vero a cui si è ispirata la storia incombeva sul povero, questo parlo dobbiamo dirlo, è disperato e ferocissimo serial killer, così queste forme di conformismo e di autoritarismo incombevano sui giovani di allora, che erano dilaniati proprio come Norman Bates, erano pronti a ribellarsi uccidendo la madre. E questo in realtà è chiaramente non voluto da Hitchcock, però oggi possiamo fare questo tipo di lettura. L'aneddoto che devo fare è un aneddoto che già ho detto, ma anche in questo caso non mi posso assolutamente esimere dal non farlo e dal non ripeterlo, perché chiaramente riguarda proprio, diciamo, questo clima, questa atmosfera. La storia è la seguente, vera. Io ho marinato, questo è il termine, diciamo così, corretto italiano, la scuola, cioè ho fatto sega a scuola. Non sono andato a scuola perché avevo un appuntamento con una ragazza, ma purtroppo, e dovevamo vederci al Pincio, ma purtroppo quella mattina ha piovuto, ha pioviginato, diciamo, e la ragazza è stata accompagnata dal papà in macchina fino sulla soglia della scuola, e a quel punto, sotto l'occhio grifagno del bidello, ha dovuto entrare in classe e io sono andato, come si dice a Roma, in bianco. Sono rimasto a vagolare disperato per il Pincio, Villa Borghese a Roma, senza niente da fare, con questo inutile pacchetto di sigarette che mi ero comprato per darmi l'aria da grande, quindi ogni tanto sfumazzavo, ma addirittura mi mancavano i fiammiferi quasi. Finalmente ho trovato questi fiammiferi, mi sono acceso questa sigaretta e mentre fumavo si è avvicinato un signore straniero, gentile, che mi ha chiesto se lo facevo accendere. Era un signore americano che stava lì con la famiglia e era moglie, un ragazzetto sui 12-13 anni e una figlia molto carina sui 17-18 anni. E allora mi ha chiesto delle informazioni e io ho fatto un po' da cicerone dalla terrazza del Pincio, che a Roma è come un immenso panorama sulla città. Ho descritto laggiù c'è il Colosseo, lì c'è il monumento al Milite Ignoto, quello è San Pietro, quello è Sant'Anna Maggiore, quello è il Gianicolo, e ogni volta aggiungendoci varie spiegazioni, varie cose. E intanto occhieggiavo questa ragazza, la quale pendeva, diciamo così, dalle mie labbra. Per cui poi, mentre i genitori continuavano a fare un giro, la ragazza è rimasta indietro, noi abbiamo parlottato con il mio pessimo inglese, ci siamo capiti, lei parlava però fortunatamente anche francese e spagnolo, e quindi siamo riusciti a trovare e ci siamo dati un appuntamento per il giorno dopo, perché io ero riuscito a stringere la mano, avevo fatto capire il mio ardore ardente, e quindi la ragazza mi ha dato appuntamento per il giorno dopo, quando i genitori sarebbero andati a visitare Villa Adriana e lei con un pretesto sarebbe rimasta in albergo all'Excelsior di Via Veneto a Roma. Io chiaramente tutta la notte ho fatto piani e cose di seduzione, ma anche di presentazione. L'Excelsior era il più grande albergo di Roma, era l'albergo delle star, di Anita Ekberg, della Dolce Vita, quindi ho cercato di darmi un tono, e poi la mattina tremante mi sono avvicinato all'Excelsior e sono entrato dall'ingresso di servizio. Poi dall'ingresso di servizio sono arrivato nella hall, perché mi vergognavo a passare davanti al concierge, non sembrava che al concierge non gli importava niente, mi sembrava di avere scritto proprio sulla fronte abusivo, abusivo. Eh, quindi e ho preso l'ascensore, ma quando ho preso l'ascensore dovevo andare al quarto piano, quando ho preso l'ascensore le porte si sono aperte, io sento c'era un signore, l'ho guardato e mentre l'ascensore saliva mi sono reso conto con un grande terrore che questo signore somigliava a Hitchcock, no, era Hitchcock che mi guardava con la sua solita aria. Oramai Hitchcock l'avevo visto in tanti film, l'avevo visto sulle sue serie televisive, quindi lo conoscevo, era proprio lui con la sua pancia, col suo viso ironico e beffardo che mi fissava. Ora io che cosa ho pensato? Il fatto di incontrare Hitchcock nell'ascensore, che poi ho saputo che stava a Roma per presentare un suo film, ma questo l'ho saputo dopo,
mi è sembrato un segno premonitore. Era come se io avevo appena visto Psycho, e quindi questa presenza di Hitchcock, la camera dell'albergo. Io sono sceso al quarto piano, Hitchcock ha continuato dandomi un ultimo sguardo. Mi è sembrato un avvertimento, come se volesse dirmi: attento a quello che io sono qui non per caso. E quindi in questo albergo sontuoso, anche un po' lugubre, sono avanzato nel corridoio fino alla porta di questa stanza, ho bussato tremante, la porta si è aperta e c'era questa ragazza. Ci siamo abbracciati, ma io ero teso. Oddio, non volevo guardare sotto il letto, ma c'era qualcosa, la presenza di Hitchcock mi aveva turbato. E con un pretesto sono andato in bagno e con una certa paura ho spostato la tenda della doccia e ho visto che nella doccia non c'era nessuno. Ma questo fatto che questo ambiente che mi era estraneo, io mi trovavo con questa ragazza, con questi genitori che erano carini, erano molto moderni, però oramai avevo il terrore che questi due genitori con il bambino impagliato mi assalissero mentre stavo con questa ragazza. Non mi ci hanno voluto spogliare, sono rimasto sempre sul chi vive. Sembravo impagliato io e mummificato io. Ecco, questa è stata la mia avventura. Non ho mai girato le spalle alla porta del bagno, terrorizzato perché pensavo che appena bacio sta ragazza mi sento una lama di coltello, ma non di tre coltelli, padre, madre e fratellino. Il fratellino magari, capito, ha un polpaccio, la madre nel sedere e il padre nella schiena. Quindi una sofferenza tremenda. Questa ragazza infatti non mi ha chiesto il telefono, non ci siamo più scritti. Penso che non mi abbia mai voluto vedere. Dalle premesse ardenti si è trovato fra le braccia uno stoccafisso, ma non poteva sapere che avevo trovato Hitchcock che mi aveva avvertito, che aveva avuto una premonizione hitchcockiana, cioè che dovevo intuire senza vedere, dovevo intuire senza sapere. Ah, prima di dirvi grazie, buon Halloween. Ah, un avviso importante. Il produttore di queste video recensioni, Mario D'Andrea, vorrebbe inserire queste video recensioni in Rotten Tomatoes, ma per farlo ha bisogno di aumentare il numero degli iscritti. Quindi, se vi interessa quello che dico, vi prego per favore di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella. Grazie.